Allora, ed ora, dopo aver visto tutti i segreti che il buon Michele ci ha fatto vedere, andiamo a preparare nello specifico tutti i vari travi che andremo poi nei prossimi giorni a testare in mare per vedere se quello che zio Michele ha detto funziona perfettamente anche da noi. Allora, iniziamo col fluorocarbon e il Sigward del 33 e del 26, che sono i due spessori che ci servono per costruire il trave. Andiamo a utilizzare tutta una serie di snap TB4002 di tubertini, il TB1003, una TB6001 girella AT, i nuovissimi TB8074 snap con girella tripla. A seconda delle preferenze possiamo mettere l'uno e l'altro. Faccio vedere alcuni degli artificiali che andremo a montare. Ovviamente il classico Princess, abbiamo preso un colore qualsiasi. Rapala dip col palettone e poi i nuovissimi Savage. Questi sono tutti artificiali di ottima fattura che noi andremo a montare e a provare, cercando ovviamente i diversi colori che funzioneranno. Il trave è molto semplice. Partiamo con un spezzone del 33 di circa 5 metri. A cui andremo a unire due girelle 4x5, ok? Poi andremo a montare un finale di circa 1 metro di 0,26 dove andremo a mettere i nostri artificiali. Ora ve lo faccio vedere nello specifico. Abbiamo tagliato per semplicità 5 metri di Sigward 033 a cui andremo a attaccare 2 TB6001. Potete fare svariati nodi, non è un problema. L'importante, ricordatevi di bagnare il fluorocarbon perché altrimenti brucia. Quindi ne montiamo uno a un capo e uno all'altro capo. Tutto abbastanza semplice. E qui abbiamo il nostro spezzone di 5 metri di 33. Ora andiamo a mettere 1 metro di 0,26 che sarà il terminale puro a cui andiamo a attaccare queste nuove girelline della Tubertini 80-74 che è proprio uno snap da calamaro e dietro la girellina tripla. Uno. E poi ne prepariamo un secondo più lungo circa di 1-2 metri. Allora, qui è importante quello da 2 metri lo andiamo a mettere qui sotto. Vedete come funziona? Allora, la girella su cui è montato il trave, mentre invece la parte di 2 metri va inserita qui nella girella AT sotto, mentre nella girella dove è attaccato il trave va inserito l'altro bracciolo da 1 metro. Questo perché in modo tale che i due artificiali lavorino a un'altezza diversa e non vadano a disturbarsi l'un l'altro. Il trave è praticamente pronto. Ricordatevi una cosa, nel bracciolo di 1 metro
noi andremo a inserire il Princess, paletta più piccola, quindi tira meno e scende meno. Andiamo a inserirlo molto facilmente. Ok, quindi avremo un artificiale che lavora in alto. Mentre invece nel bracciolo da 2 metri, che lavorerà quindi più fuori, andiamo a montare invece un artificiale Rapala che ha la paletta molto più pronunciata, quindi scenderà decisamente di più. Avendo due braccioli di lunghezze diverse e due palette completamente diverse, i due artificiali lavoreranno uno più in alto e uno più in basso, senza mai darsi fastidio. Il primo trave è quasi pronto. Vi faccio vedere la costruzione. Allora, poi ricordiamoci una cosa molto importante. Una volta preparato tutto questo, dovremo andare a avvolgere tutto in una ruzzola tonda. Allora, il primo trave notturno è stato completato. Lo andiamo ad avvolgere in una ruzzola in modo tale che il fluorocarbon non prenda pieghe. Molto importante questo. Se le avete più grandi, utilizzatele anche più grandi. Adesso vi faccio vedere come si costruisce invece lo spezzone per il piombo guardiano. Qua non c'è bisogno di utilizzare fluorocarbon, basta un nylon. In questo caso ho messo un nylon dello 0,28. Vado a mettere due sganci rapidi 7103 di Tubertini, uno per attaccarlo al trave e uno per interscambiare velocemente i piombi. Ecco qua, uno sgancio rapido per attaccare il piombo guardiano e interscambiarlo velocemente se serve più o meno leggero, mentre il gancio rapido dall'altra parte serve per agganciarlo e staccarlo rapidamente dal nostro trave per recuperare i calamari. Ricordatevi sempre, questo filo deve essere fine, perché se il piombo va a arroccarsi è meglio perdere il piombo che perdere tutto l'apparato pescante con gli artificiali. Allora, adesso andiamo a vedere la costruzione del trave in superficie con lenza a mano. Utilizziamo uno 0,60 in modo tale da non fare male alle mani, un piombo scorrevole di circa 70 grammi, 3 perline fluorescenti che vanno abbattute in modo tale da non rovinare il nodo. In questo caso abbiamo messo una girellina tripla 1003 di Tubertini. Poi 7 metri di Ace 0,37. Alla fine di questi 7 metri andiamo a mettere un'altra TB 1003. Bagnare come sempre. E poi, per finire, andiamo a mettere circa 2 metri di 0,26 come finale. Andiamo a unire la 80-74, quindi la girellina tripla con lo snap. Uno, 2 metri, a 3. E qui in questo trave qua andiamo a inserire il nostro artificiale Savage, che lavorerà a pochi centimetri dalla superficie. Vi abbiamo fatto vedere questi due tipi di terminale perché si possono utilizzare insieme.
proprio per il fatto che uno lavorerà sul fondo mentre l'altro lavorerà in superficie, quindi anche in caso di curve i due apparati pescanti non andranno a darsi fastidio. E poi perché in base alla profondità noi potremo trovare dei calamari a fondo, a metà fondo, ma soprattutto in superficie, quindi andiamo a controllare tutte le varie altezze. Allora, ora non ci rimane che andare a pesca e provare questi travi. Buonasera amici di Matti per la Pesca, come vi avevamo promesso, oggi andiamo a provare le tecniche che Michele Prezioso ci ha fatto vedere nel video. Ad accompagnarci in questa bellissima serata l'amico Vanni, uno dei più grandi conoscitori di tutto il Golfo di Cagliari. Lui è molto modesto, ma veramente ne sa una più del diavolo. Ci accompagnerà in questa giornata. Vediamo se riusciamo a fare un po' di calamari e vediamo se i calamari sardi parlano il napoletano, come dice zio Michele. Noi ci proviamo, sappiamo che non ce ne sono tanti, ma qualcosa uscirà. A presto! Siamo arrivati nel posto di pesca che è proprio poco fuori dal porto. Inizieremo qua, vi facciamo vedere la prima montatura. Abbiamo messo l'icnusa di Matti per la Pesca e qua con un piombetto da 60 grammi andremo a mettere la prima traina in superficie. Andremo circa 2 nodi, vero Vanni? Sì, tra un nodo e 7 e 2 nodi e 2. Iniziamo e vediamo. Iniziamo con un Savage verde, andiamo a srotolare, prima girella, seconda parte più spessa perché questa andrà recuperata a mano per evitare di fare un po' di brogli col filo. Vediamo se ce la facciamo. Ecco qua. Partiamo con la prima canna in pesca in superficie. Caliamo l'artificiale. Facciamo andare avanti i nostri 10 metri. Piombo. Ecco qui. Diamo un po' di filo fino ok. Vanni, quanti metri abbiamo qua circa? Adesso siamo a 13 metri, ma stiamo andando tra i 10 e i 12. Ok. Traineremo tra un fondale tra i 10 e i 12 metri. Quindi in questa zona trainiamo tra i 10 e i 13-14 metri. Metteremo il nostro mulino al limite dello slittamento in modo tale da accorgerci subito la mangiata di un calamaro o anche eventualmente magari l'artificiale si sporca con delle alghe o con un pezzo di plastica e quindi noi dovremo pulire velocemente l'artificiale. Questa cosa della frizione è molto importante, non tanto di giorno che ci vediamo bene quanto magari fra un'ora e mezzo quando ci sarà del buio e non riusciamo più a vedere, quindi sentire la frizione che si muove potrebbe essere molto importante. E vediamo, la prima la mettiamo in superficie e adesso prepariamo la seconda che metteremo dall'altra parte in profondità con 2 artificiali, un tandem, e vediamo se la scuola napoletana funziona anche a Cagliari. Sto preparando la seconda attrezzatura che sarà
il tandem che andrà a fondo. In questo caso la utilizziamo a lenza a mano, quindi utilizziamo uno 0,62 per essere facile gestirlo con le mani e non fare troppi nodi. Facciamo un nodo semplice. E poi a parte abbiamo preparato, in questo caso utilizziamo un guardiano da 250 grammi. Stiamo pescando in poca acqua. Il guardiano ci permette, rispetto magari a uno steam, di poter utilizzare molti artificiali, cosa che lo steam non regge, perché troppi artificiali creano trazione, quindi lo steam andrebbe verso l'alto. Col piombo guardiano non vediamo le mangiate, le dobbiamo sentire, però possiamo utilizzare tutti gli artificiali che vogliamo, quindi diciamo che da questo punto di vista è vincente. Allora vi faccio vedere, partiamo col tandem, un Rapala, un Princess Yamashita. Il Princess rimarrà più in alto, mentre il Rapala con la paletta più pronunciata andrà più a fondo, quindi lui è quello che trainerà tutti quanti, mentre il Princess rimarrà leggermente sopra. Li andiamo a calare, prima caliamo il primo, una volta arrivati, vedete qua c'è lo snodo, mandiamo anche il secondo in acqua, che lavoreranno uno spostato dall'altro e quindi non si ingarbugliano. E poi, se non mi ingarbuglio io, cosa che può sempre succedere in questa pesca quando peschi a mano, facciamo scendere piano piano fin quando non arriviamo allo snodo. Allo snodo andiamo a mettere il nostro guardiano con un gancio rapido, tac, ecco qui, vedete? Molto semplice, i due artificiali già stanno lavorando a due altezze diverse. Manderemo il guardiano a fondo. Ok, è arrivato a fondo e lo alziamo subito di 2 braccia per evitare che gli artificiali si arrocchino. La grande differenza è che in questo caso devi spesso controllare e stare attento alla mangiata, perché non avendo lo steam non abbiamo quell'avvisatore, però ripeto, riusciamo a pescare perfettamente in profondità e con tutti gli artificiali che vogliamo. Siamo in pesca con 2 attrezzature. Il sole è ancora alto, quindi stiamo iniziando a fare le prove, speriamo fra un po' che i calamari inizino a muoversi. Ho sentito una piccola mangiatina, sto recuperando piano perché penso di avere un calamaretto, il primo della giornata, piccolo, è preso anche male perché vediamo se riusciamo a tirarlo su. Oh, eccolo qua, il primo della giornata col Rapala a fondo, mangiatina veramente microscopica, quasi sembrava mangiata, sembrava alga. L'abbiamo recuperato piano piano, meno male, perché guardate, i tentacoli si stanno proprio per tagliare. Comunque il primo calamaro che parla napoletano a Cagliari l'abbiamo preso. Vediamo se è entrato il momento, magari inizieremo a prendere qualche cattura e speriamo magari anche poco più grandi. Vabbè. In questo caso mi era sembrato di sentire una mangiatina, invece è semplicemente sporcizia. Questo va perfettamente pulito, altrimenti il nostro artificiale non è più pescante. Quindi puliamo bene e ripartiamo.
Sentite un'altra mangiata, se non è uno scherzo dovrebbe essere un calamaro, e dal peso sembra decisamente meglio dell'altro. Vediamo se è lui veramente. Sì, è lui. Preso con tutti e due i grinfioni questo. Questo è preso un po' meglio. Opla. Oggi va in rosa Rapala. Guardate se riuscite a vederlo, come il calamaro stesso ha preso i colori rosa dell'artificiale. Questa è una cosa che fa spesso. Questo è un po' più simpatico dell'altro. Ecco, vediamo, altro calamaretto preso in risalita. Stavo controllando, ho tirato su piano piano e l'ho sentito. Speriamo di non perderlo, perché è preso anche questo malissimo. Oh, eccolo qua, sempre con l'artificiale. Vedete, è stranissimo, avevo sentito prima le alghe, stavo ritirando su e lui ha attaccato ugualmente, una cosa molto molto rara. E oggi sta dando sempre l'ultimo artificiale, in questo caso il Rapala rosa UV, ma non cantiamo vittoria, perché ovviamente funziona in questo momento e fra un po' potrebbe cambiare. Però continuiamo, proviamo a sfruttare, vediamo se ci salva la serata. Ho mangiato un calamaro, sentite una botta secca, adesso lo recuperiamo lentamente, perché ultimamente sono stati presi tutti molto male. Sta per arrivare. Piombo, eccolo qua. Giovanni, eccolo, ci siamo, sempre sul Rapala finale. Il finale va sempre di più, questo è preso col tentacolo normale. Oh. Eccolo, oggi tutte le prede con l'ultimo artificiale col palettone, quindi quello che lavora più a terra. Vedete la taglia, questa inizia a essere simpatica. Una notte difficile, ma lo sapevamo, in questi giorni a Cagliari non si stanno facendo molte catture, però queste tecniche di zio Michele, le tecniche napoletane, piano piano stanno facendo il loro dovere. Vediamo adesso se riusciamo a farne qualcun altro, se no noi siamo già contenti così. Questo è bello. Questa luce rallente ti va bene oppure la tolgo? No, no, lascia. Un'altra mangiata.
sembra simpatico questo. Ehi su, mi sa che ce l'abbiamo perso. No, l'ho perso, peccato. Vediamo un attimo. No, peccato. Ho lasciato zampette o no? Vediamo. No. Questo era un bel calamaro, ha dato una bella mangiata, ha dato un paio di belle fufate e in una di queste si è liberato, ma non si può sempre vincere. Continuiamo. Allora, facciamo un punto della situazione. Ormai il sole è andato via, siamo a pieno buio, quindi un'ora che tendenzialmente non dovrebbe essere il top. Abbiamo fatto le nostre catture praticamente proprio all'imbrunire, proprio al cambio luce. Come sapevamo, i calamari a Cagliari purtroppo in questo periodo sono pochi, però 4-5 calamari per ora li abbiamo fatti. Quindi le lenze di zio Michele Prezioso hanno fatto il loro dovere. Per dirla tutta, abbiamo pescato bene con la lenza a fondo, quindi tandem con 2 artificiali, col Rapala come primo, e quel Rapala UV rosa oggi ha fatto da padrone. Mentre invece la canna che abbiamo utilizzato a destra in superficie, quella oggi non ha dato frutti. Questo non vuol dire, perché in un'altra situazione potrebbe essere esattamente il contrario, quindi quando andate a provare queste tecniche tenete sempre una canna alta e una canna bassa, perché non si sa mai. Adesso magari che c'è buio, ormai magari non ci rimane ancora molto da pescare, però magari gli ultimi colpi anche la canna in superficie potrebbe darci qualche frutto. Vediamo e aspettiamo ancora un pochettino e poi tutti a casa a prenderci la cioccolata calda, perché inizia a esserci un po' di freddino. Eccolo, e lui è stranamente nel Princess. Vedete quello di cui parlavamo prima, adesso ha mangiato sul Princess più alto. Però il glow questo è fluorescente. Sì, vedete che è un attimo che i colori possano cambiare. Basta un attimo di distrazione e subito fa parruccone, però fortunatamente abbiamo messo uno 0,62 e tira qua, tira là, riusciremo, speriamo, a liberarci. Però bisogna stare molto attenti, soprattutto quando c'è l'agitazione del calamaro, a dove mettiamo le mani e i piedi, perché è un attimo che pescando a mano ci si ingarbugli. Allora, siamo arrivati alla fine di questa serata dedicata alla pesca al calamaro alla napoletana a Cagliari, vicino al porto di Cagliari, nei punti del nostro maestro Vanni, che ci ha innanzitutto ospitato nella sua bellissima barca e ci ha portato in giro mentre io mi divertivo, lui guidava, anche perché purtroppo ci siamo divisi, come avete visto, le attrezzature. Io ho pescato a fondo col tandem, Vanni aveva la canna in superficie. Quello che avete visto dalle immagini è che
i calamari sono stati presi tutti quanti a fondo. Oggi la carne in superficie non ci ha dato risultati, neanche al buio, dove Sì, nessuno. speravamo magari che col buio qualche calamaro salisse. Oggi è andata così. Un'altra cosa che abbiamo notato, che oggi il padrone della serata è stato il Rapala UV, quello rosa. Questo, come ho detto e lo ripeto 1000 volte, oggi è stato così, domani probabilmente sarà un'altra storia, quindi il consiglio sempre quando andate a calamari abbiate una varietà di colori e di artificiali. Noi oggi abbiamo usato il Rapala, abbiamo usato alcuni Princess e abbiamo usato alcuni Savage. Oggi è andata così, lui era il padrone. Ha fatto qualcosa anche il Princess. Un Princess ha preso l'ultimo calamaro. Abbiamo pescato, come il buon capitano ci aveva già predetto, al cambio di luce. La maggior parte di calamari li abbiamo presi proprio quando ormai il sole non c'era più, ma ancora vedevamo. Al buio completo forse uno solo. Sì, mi sa di sì. Comunque sapevamo che era una giornata difficile, perché Cagliari quest'anno è stata molto avara di calamari, non tanto grandi, però 5, siamo in media normale. Sì. Quindi questo vuol dire, quest'anno, sì. Questo vuol dire che i segreti e i consigli che ci ha dato il buon Michele Prezioso hanno funzionato, i calamari sardi capiscono il napoletano, e quindi non mi rimane che ringraziare Vanni per la bellissima serata passata insieme, e un saluto a tutti. Da Matti per la pesca, da Vanni, Buonasera a Fabrizio, tutti. ciao! Ciao!